Ciao amici e amiche del Segno dei Pesci, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 18 gennaio, dove troveremo la luna nuova in Capricorno. Vi ricordo che è un'attesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Diciamo che questo periodo ci incoraggia nell'attività, nell'agire, essere coraggiosi, di perseverare, di impegnarsi, è un buon momento per capire che cosa desideriamo, che cosa vogliamo veramente e quindi anche pianificare, piantare i primi semini o prenderci cura di un qualcosa nei minimi dettagli, anche di imparare cose nuove. Diciamo che con l'azione si riusciranno a raggiungere ottimi risultati e anche i nostri desideri. Di contro dobbiamo fare attenzione che le aspettative potrebbero essere un po' troppo elevate, ambiziose, essere troppo duri ed esigenti, soprattutto con se stessi, ma anche con gli altri. Poi parliamo di qualche momento di stress, di tensione, inflessibilità, forse anche difficoltà per le persone più socievoli, perché in genere si tenderà a preferire un po' di più silenzio, più concentrazione, più chiusura e solitudine. Non è una cosa totalmente negativa, però alcune persone potrebbero risentirne. Vediamo il vostro primo oracolo che, ci dà, un po' il punto iniziale, quindi intorno al 4 gennaio abbiamo la luna piena. In realtà questa già ci fa capire che in questi giorni, c'è qualcosa di fortunato, c'è un risultato positivo, un evento gioioso, una realizzazione, anche forti emozioni e sensazioni, quindi avvertire buone energie, una bella carica, una vibrazione che ci aiuterà a sbloccare situazioni, a migliorare alcune cose e anche probabilmente a portarci verso un nuovo inizio. Vediamo questa bellissima energia, dove vi porterà appunto, nel corso di questo periodo qui, anche con la carta Arturo. Quindi oltre ad entrare questa bella energia anche proprio situazioni, eventi gioiosi, abbiamo questa carta che, ci indica la possibilità di sostegno, di aiuto, soprattutto nei legami più stretti. Quindi anche persone, cioè se in caso di necessità avete bisogno di aiuto, potete rivolgervi a qualcuno, famiglia, amici, persone strette insomma, che sono pronte ad aiutarvi, a sostenervi. Poi ci consiglia di cercare e mantenere legami solidi, sinceri, quelli che vi fanno stare bene, non quelli che, vi tolgono, energia, quelli che vi creano solo ansia, eccetera. Forse è vero, può esserci l'occasione di migliorare qualche rapporto, però se ci rendiamo conto che più o meno ci sono sempre le stesse dinamiche, le stesse cose, forse noi abbiamo bisogno appunto di legami più solidi, più intensi e purtroppo insomma dobbiamo trovarli, altrove. Poi dobbiamo anche sapere che questa carta ci indica un sostegno, un aiuto dall'alto e quindi un guardiano, può essere l'universo, a volte può essere una persona cara che non c'è più. L'altro messaggio lo troviamo dalla giumenta della notte, un po' particolare come messaggio perché forse può riferirsi o a un qualcosa che state vivendo, oppure qualcosa che è dentro di voi, perché indica una paura, un timore, un'incertezza, forse abbiamo paura di, affrontare qualcosa e invece dobbiamo farlo proprio per, riuscire a superarla totalmente. Oppure, tenere
diciamo a testa alta, insomma quello che, desideriamo, quello che ci siamo, prefissati, o anche tenere proprio testa, a ciò che ci spaventa. A volte può essere la solitudine, una fobia, quindi magari voi in base a queste circostanze, a queste indicazioni riuscirete a capire, quali sono queste vostre, paure e che è arrivato il momento giusto per affrontarle, perché possono condizionare la vostra vita, il vostro presente, il vostro futuro, possono bloccarvi e quindi coprire e comprendere scusate, comprendere le origini di un trauma, ci permetterà di andare avanti e di, trovare felicità, di, star bene con noi stessi e con gli altri. Quindi, qui troviamo proprio dei messaggi molto interessanti e vediamo quali altri messaggi ci dice l'oracolo dello sciamano. Allora vediamo, il primo oracolo arriva dalla carta Le molte vie. Molte vie effettivamente ci parla di varie possibilità, di scelte, ma soprattutto di coraggio e di ascoltare la nostra guida interiore, la nostra visione, vedere oltre l'apparenza, di costruire con consapevolezza. Diciamo che il nostro cuore ci farà da bussola per compiere delle scelte significative proprio in questo periodo. Essere fedeli a se stessi, trovare forza interiore oppure anche fortificarsi, di, uscire da quelli che sono i sentimenti i sente anche quei sentimenti, che ci bloccano, quelle emozioni o quelle cose che ci fanno rimanere fermi nella nostra, zona di comfort, uscire anche dai sentieri sicuri, e quindi, compiere qualcosa di diverso, un'avventura, aprirsi all'imprevisto, come via di trasformazione e di evoluzione. Poi troviamo l'altro messaggio che arriva dalla carta il tamburo e questa si fa sentire parecchio il tamburo, cioè a livello, metaforico ha a che fare con può essere una previsione, un'intuizione, una visione, una proiezione, quindi di, compiere un passo importante, come se c'è un richiamo. Può essere attraverso un evento, un consiglio, la vostra stessa intuizione e quindi quando si sentirà questo vuol dire che è arrivato il momento favorevole e di aver coraggio, di procedere, di andare avanti, di fare qualcosa, di fare quella scelta o di prendere una determinata decisione. E quindi basta agli indugi. Quindi qui bisogna o procedere oltre in qualcosa che non sta funzionando, di, procedere veramente oltre una fase stagnante, un qualcosa che non vi stimola, non vi sta dando, niente, eccetera. E anche, come dicevo, proprio di andare a migliorare alcune difficoltà. E poi infine troviamo l'albero della vita. Questo ci parla effettivamente di qualcosa di estremamente importante per noi e anche di terreno fertile proprio per coltivare la nostra stabilità attraverso pensieri, il tempo per se stessi, per le relazioni, quelle ovviamente che ci nutrono e non che ci tolgono, per magari anche affrontare, abbiamo visto in questo caso le tempeste sia esterne sia interne, di trovare forza e radicamento nei nostri valori, nelle cose più importanti, nella famiglia, di, nutrire i propri sogni, l'equilibrio, l'armonia tra mente e cuore ed evitare gli eccessi, questo sarà fondamentale. Responsabilità nelle scelte, diciamo che, ricordatevi che ogni gesto, ogni idea, ogni cosa può piantare un seme che poi insomma può svilupparsi, magari come desiderate, però l'importante è in questo momento piantare quel semino. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!